Ciao ragazze, benvenute o bentornate in questo nuovo video. Io sono Valeria, per chi non mi conoscesse, creo tutte cose fatte all'uncinetto, principalmente faccio borse, ma nell'ultimo periodo mi sono incimentata anche a fare abbigliamento e anche ai ferri, quindi più avanti si vedranno anche dei piccoli tutorial ai ferri. Vi voglio augurare uno splendido nuovo anno, questo è il primo video che faccio nel 2026, quindi vi auguro tantissima gioia in questo 2026 e spero davvero che abbiate tutti i vostri desideri e riuscite a realizzarli. Per questo anno nuovo mi sono prefissata tantissime cose nuove e spero davvero di potervene parlare il prima possibile e speriamo anche di metterle in atto, perché comunque dal pensiero a fare poi la cosa principale, dal dire il fare, c'è di mezzo il mare, ecco come si dice noi all'isola d'Elba. Però ecco, speriamo davvero di riuscire a fare tutto quello che mi sto prefissando. Oggi come primo video vi voglio portare tutto quello che ho creato nel 2025. Allora, in realtà non è tutto, perché comunque oltre a queste cose che ho ottenuto per me, ci sono anche tutti gli ordini che ho fatto per le mie clienti e tutto quello che comunque ho anche regalato, quindi ci sono state tantissime altre cose, però ecco, ho una bella e grande borsa da farvi vedere con tutte le cose che ho creato e niente, iniziamo subito perché sono davvero tantissime cose. Come prima cosa vi faccio vedere questo scrunchie fatto all'uncinetto, che devo dire è super carino, va un po' sistemato in realtà, tutte le sue frange, ma guardate quanto è carino, super estivo. Come seconda cosa ho riciclato un paio di jeans che non utilizzavo più e quindi mi è venuta la brillante idea di creare questa piccola borsettina con i miei jeans super vecchi. Erano molto vecchi da veramente buttare, però invece di buttarli ho voluto creare questa borsetta che ho già utilizzato. L'ho utilizzata una sera, sono andata a cena fuori a mangiare sushi e mi sono portata questa perché stava benissimo con il mio outfit, ecco, diciamo così. Non sto andando in ordine, da gennaio a dicembre ce l'ho tutte piene, ho riempito tutta questa borsa e questo scatolone in realtà, però non è messo in ordine. Poi abbiamo questa borsa con 3 mattonelle Granny, sempre fatta all'uncinetto, è enorme, ci sta tantissime cose. È tutta rivestita. Questa ne ho fatta una uguale con i toni del blu e l'ho venduta a una signora che me l'aveva chiesta perché ha visto questa. Come potete vedere è tutta nera perché l'ho utilizzata tanto quest'estate e l'ho un pochino sporcata. Ora, prima di quest'estate la devo pulire per benino prima di utilizzarla. Un'altra borsetta che ho realizzato, questa trovate anche il tutorial qui sul mio canale YouTube, quindi se volete andare a dare un'occhiata per realizzarla. Questa è una borsetta super carina da tutti i giorni, sia per il giorno sia per la sera, ed è molto molto carina. Un'altra borsa che ho utilizzato tantissimo, questa appunto è stata fatta proprio all'inizio dell'anno e l'ho utilizzata tutto l'inverno di inizio anno 2025, veramente tantissimo l'ho utilizzata ed è ancora perfetta, è un modello veramente super capiente, ci stanno tantissime cose e devo dire che l'amo. Ha il manico ma anche la sua tracolla da portare sia a spalla che appunto a tracolla e veramente l'ho utilizzata tantissimo. Un'altra borsa che è questa qui da portare a mano sotto a
il fondo, dentro è anche rivestita in questo modo. Ce ne dovrei avere anche un'altra, dopo ve la faccio vedere, ma è in fondo alla scatola. Un'altra borsettina, questa è una clutch. Io non amo fare le clutch, infatti non ho mai, ora qui ci ho messo questo per renderla un po' più consistente perché sennò è moscia. Non amo fare le clutch, ecco, non le amo fare e non amo neanche utilizzarle. Non lo so, per me sono un po' scomode, non lo so, poi le fanno tutti e quindi questa cosa che tutti fanno le clutch, non so perché, ma non mi ha mai stimolato fare un tutorial, ecco, o comunque farne tante, perché se ne vedono talmente tante sui social che diciamo che mi sono un po' venuta a noia. Qui ho provato a fare, avevo un po' di questo tessuto, è del velluto, avevo questa molla e quindi ho detto vabbè, proviamo a fare una clutch. E niente, questa è una clutch in velluto. La meraviglia della borsa Katie, questa trovate anche il tutorial sul mio canale YouTube, è una delle borse che vi è piaciuta tantissimo e infatti appena ho pubblicato il tutorial siete impazzite, è bellissima, ci sta l'essenziale e io le sto utilizzando davvero tantissimo. Vi faccio vedere anche un'altra colorazione che ho qua con me, questo è il color crema e le utilizzo davvero tanto, queste le utilizzo davvero molto. La borsetta delle feste, questa trovate anche il tutorial che ho creato da pochissimo, prima di Natale l'ho pubblicato, è una borsa super capiente, ci sta praticamente tutto, oddio, qualcosa c'è? Ci sono ancora i fili, oddio. Eh, allora, questa è adatta per le feste, mi piace tantissimo perché comunque è tutta glitterata e non l'ho voluta fare rossa perché non amo molto il colore rosso, cioè le borse rosse, preferisco il bordeaux e quindi l'ho voluta ricreare bordeaux, ma è meravigliosa, mi piace un sacco e trovate il tutorial. La borsa che è andata virale sul mio canale YouTube è lei. È stata lei, Chloé, quindi il modello Chloé vi è piaciuto tantissimo perché comunque è una borsa che potete fare anche senza utilizzare la rete. Ho utilizzato il punto termico che è abbastanza solido. Dipende anche molto da che tipo di cordino si sta utilizzando. A volte mi capita anche, io utilizzo sempre lo Swan Black di filati 3 sfere e a volte trovo dei cordini un po' più morbidi, cioè è lo stesso cordino che utilizzo sempre, però alcune volte mi è capitato, tipo questo rosa qua è molto più morbido del nero, è molto più morbido del grigio e tende a essere molto più morbido. Quindi ecco, se a voi questo effetto non piace, potete comunque aggiungerci la rete al pannello, quindi come volete. Questa è la borsa, questa è il suo manico da portare a spalla e vabbè, questo è il modello secondo me top del top perché in qualsiasi colorazione voi la facciate, questa è meravigliosa. Classica, semplice e perfetta. Ora passiamo a qualcosa di diverso. Allora, quest'estate avevo fatto questa bandana tutta traforata che non so sembro una ragazza seria, tranquilla e carina, ma in realtà non è così. Faccio l'uncinetto apposta per tranquillizzarmi. Ecco, vi ho detto il mio segreto, ma comunque è molto carina, super semplice da realizzare. Questa non trovate il tutorial, ma se volete posso metterla in lista per quest'estate perché è davvero molto molto carina.
Qui avevo provato a fare la tecnica tapestry, non so se voi la conoscete, ve lo faccio vedere. Ho ricreato questo pannello con questo gattino. Allora, è un pattern di una ragazza americana. Quindi io che ho fatto? Ho comprato il pattern su Etsy di questa ragazza americana, me lo sono stampato e poi l'ho tradotto in italiano e ho ricreato questo pannello stupendo con questo gattino. Questo, guardate il dietro com'è, perché qui dovete cambiare colore in continuazione. Questo lo potete mettere sia in un quadro, se vi piace, attaccarlo al muro, o comunque in realtà, io mi sono fermata qui, ma in realtà era una borsa, quindi c'era da fare anche il pannello dietro e poi si dovevano fare anche i manici e costruendola diventava una borsa tote bag. Però io mi sono fermata qua perché non lo so, mi sono fermata qua perché non avevo più stimoli. Io volevo solamente provare questa tecnica, ho visto che mi stava venendo bene e quindi ho terminato lì la cosa. Passiamo a un top, che questo l'avevo iniziato, questo è un top a fascia con questo che si aggancia così al collo, super carino devo dire, però ahimè non mi sta enorme perché praticamente l'ho iniziato quando ero in aereo per andare a Berlino e non avevo preso bene le misure, ho fatto tutta a occhio e non puoi fare a occhio l'uncinetto oppure i ferri, quello che è, non lo puoi fare a occhio, perché come fai a farla a occhio? Eccoti, non ti verrà mai perfetto e quindi niente, non ho preso neanche le misure, cioè io ho fatto così con le catenelle iniziali e per me eravamo a posto e invece no. Comunque è carino, magari questo qui lo regalerò a qualcuno, non lo so. Però è un ricordo per me perché l'avevo appunto iniziato a Berlino, quindi mi dispiace, ecco, disfarlo o comunque darlo via. Un altro top, questo è meraviglioso, veramente meraviglioso, è fatto in questo modo. Vedete qua, ci sono tutte le decorazioni. Questo è un filato che ho comprato appunto a Berlino, è un cotone super leggero e il top si mette in questa maniera con la punta a V. Qui ci ho fatto i laccetti per il collo, se no mi cadeva giù, e anche dei laccetti da mettere dietro la schiena. E questo l'ho utilizzato, è super carino e per l'estate, vabbè, sei presente scoperta, tutta scoperta, quindi è molto carino da utilizzare, ci si sta molto freschi. Un altro top che ho realizzato all'isola d'Elba mentre ero in vacanza, quindi in 12 giorni, 15 giorni. Vabbè, è super veloce, uno se ci si mette lo fa anche in pochissimi giorni, in 2 giorni lo fa. Io ero in vacanza, lo facevo quando avevo tempo e quando avevo voglia, però guardate quanto è carino. Questo è il filato cotone fiocco di Filati 3 Sfere e mi ci sono trovata davvero da Dio con questo filato perché è super scorrevole e addosso è meraviglioso, bellissimo. Un altro top, questo è il primo top che ho realizzato all'uncinetto ed è super carino. L'ho anche utilizzato una volta di questa colorazione, mi ricorda un po' la Germania, questi colori. Dietro è in questo modo, con la schiena, aspettate, ve lo faccio vedere meglio. Ci sono i gancetti sulla schiena ed è super carino, pancia scoperta, però
è veramente molto carino anche questo. E qui avevo guardato un tutorial qua su YouTube di una ragazza, mi sembra spagnola, molto molto carina, molto. Adesso passiamo ai costumini. Ho creato davvero tanti costumi. Allora, il primo è di questa colorazione, marrone e bianco. Questa è una mutanda brasiliana e il sopra è fatto in questo modo. Molto molto carina, con queste decorazioni, chiamiamole in pizzo, possiamo chiamarle anche così. Dietro ci sono le coppettine, insomma veramente molto carino. Questo però non l'ho utilizzato. Un altro costume, che di questo c'è anche il tutorial sul mio canale YouTube, quindi la mutanda sempre brasiliana, perché una volta che lo indossate in realtà è brasiliana, non sembra, ma lo è. Qui c'è un po' di decorazione granny e devo dire che questo deve avere un bel fisico per utilizzarlo. Io non l'ho mai utilizzato, per dire, perché non mi ci sentivo molto a mio agio, mi sembrava un po' troppo scoperta e quindi non l'ho mai utilizzato. E poi il sopra, che anche di questo trovate il tutorial completo. Questo invece è super carino, guardate quanto è carino, con sempre stile granny, andando in cerchio, quindi molto carino. Questi sono i dettagli, questo è molto molto bellino, ha anche le coppe, guardate quanto è bellino. E su questi due, sia la mutanda che il sopra, trovate il tutorial. Ah, di questo ragazze purtroppo non l'ho voluto neanche finire. Non l'ho voluto neanche finire perché avevo comprato, cioè guardate questo costume. Allora, ho comprato il filato, mi dispiace, di Borgo dei Pazzi, apposta per i bikini. Vado per fare il sopra e già così si vede che è durissimo. Sentendo anche voi e su Instagram mi avete detto che utilizzandolo non si ammorbidisce, quindi rimarrà sempre così. L'ho provato, gli ho dato una chance, ma cioè, mi faceva male addosso, mi faceva male addosso, mi dava fastidio e quindi non l'ho neanche finito. In realtà per il sotto poi sono andata a comprare un altro tipo di filato, ora ve lo faccio vedere, che è questo qui, e tutte voi mi avete detto che sicuramente con questo mi ci troverò bene. Ora io l'ho acquistato per provare a fare il sotto. In realtà i colori non combaciano molto, cioè sono molto simili ma non combaciano, però già al tatto questo qua è super morbido e ormai era tardi, era più di metà agosto e quindi non sono stata a farlo, però già si sente che secondo me la qualità è un pochino migliore. Per qualità non intendo che il filato di Borgo dei Pazzi faccia schifo, però a mio parere comunque un costume deve essere morbido, perché comunque lo appiccichi addosso, poi vai in acqua, quindi deve essere leggero, quindi insomma secondo me con questo ci riesco a fare meglio le cose. Un altro costumino che anche di questo trovate il tutorial sia del sopra che del sotto, che anche questo l'avete amato tantissimo, io lo adoro. Questo l'ho anche utilizzato, vi devo dire la verità. Il filato che ho utilizzato è il cotone, fine di Hobby. Mi ci sono trovata molto bene, dietro alle sue coppe. È un po' pesantino, questo è vero, cioè quando lo bagni è un po' pesante, devi stare attento, però se non vuoi utilizzare la mutanda in cotone come ho fatto io,
o lo fate con un filato apposta per il bikini, o se no comprate direttamente una mutanda fatta a costume e sopra ci mettete questo. Quindi secondo me è molto molto carino. Anche di questa mutanda vi è piaciuto tantissimo perché è a brasiliana, con questi dettagli di questi colori che mi piacciono tanto, e di questo rosso, sia di questo che di questo, quindi sotto e sopra trovate il tutorial. Non contenta, ne ho creato un altro, così. Super carino, anche questo di questa colorazione. Questo lo devo finire, ho messo una coppa e nell'altra no, però guardate quanto è carino. Anche questi colori messi insieme mi piacciono tanto. Il sotto, stessa cosa, mutanda brasiliana di questi colori, che anche questi mi piace molto come stanno insieme. E voilà! Si passa al portatelefono Apple, che in realtà ci potete portare qualsiasi tipo di telefono. Spoiler, non è solo dell'Apple, ma utilizzatelo per quello che volete. Di questo trovate anche il tutorial, è super semplice. Io ho utilizzato dell'acrilico di Hobby e niente, trovate il tutorial sul mio canale. Poi passiamo a qualcosa di più complicato. Allora, a inizio anno ho voluto provare, quindi a inizio anno 2025, ho voluto provare a fare questo cardigan. Di anche questo ho acquistato il pattern su Etsy di una ragazza coreana, pensa un po' io dove vado a cercare le cose. L'ho stampato, l'ho tradotto in italiano e era la mia prima volta, quindi volevo qualcosa di scritto, ma è super carino. Lo faccio vedere al volo. Super caldo perché l'ho fatto con dell'acrilico. Questo tipo di acrilico l'ho comprato da Teddy, quindi ecco, non mi venite a dire che da Teddy fanno schifo i filati perché costano poco, eccetera eccetera. Uno, se vuole provare le cose sono perfetti, se deve creare contenuti ci può risparmiare qualcosa, quindi poi voi siete libere giustamente di utilizzare il filato che più credete sia meglio. E comunque è super caldo, veramente è caldissimo. Non so più dove mettere le cose. Allora, poi ho un altro, questo è un gilet fatto sempre all'uncinetto e questo l'avevo creato per Halloween. Quindi questo è un filato che ho comprato apposta, era una della categoria di Halloween, quindi sul sito di Hobby, più o meno a ottobre, fine settembre, inizio ottobre, potete andare a vedere che hanno una categoria principalmente per Halloween. E io avevo trovato questo filato che erano 200 grammi, ma era una cosa tanta così che sono riuscita con soli 200 grammi a fare questo gileino che ho utilizzato appunto il giorno di Halloween perché ha tutti questi colori che mi ricordano un po' quella giornata. Ho il gilet che vado più fiera in assoluto, è esattamente questo. Questo è stato il mio primo gilet fatto ai ferri, è morbidissimo. Allora, il blu, questo qui un po' più chiaro, è un filato di Hobby ed è dell'acrilico. Poi l'ho terminato perché è veramente grande, infatti come prima volta sono contenta anche se mi è venuto un po' grande perché ancora non avevo ben capito come prendere le misure ai ferri e quindi mi è venuto un pochino grande, ma vabbè. Poi quando ho terminato questo colore di Hobby avevo questo
splendido mohair blu scuro. All'inizio ho detto ci starà bene, non ci starà bene, due colorazioni in questo modo, scuro, chiaro, non ci stanno bene, e invece secondo me ci sta da Dio, anzi forse è più bello così invece che tutto di tinta unita, gli dà un po' un effetto diverso. Devo dire che questo acrilico è molto morbido perché era di una categoria superiore, però questo mohair è veramente top. E questo mi è stato regalato, quindi non vi so dire che marca è, ma è meraviglioso. Bene, è uscita fuori la borsetta che è uguale a questa grigia. Di queste trovate il tutorial completo sul canale, quindi andate a dare un'occhiatina. Anche di questa l'ho rivestita con questo cotone, adattissima per l'estate, e questa per l'inverno. Poi ho fatto anche questi due cappellini, sono di due misure differenti. Questo è un po' più largo, questo è un po' più stretto, e stavo facendo delle prove e con 100 grammi di filato me ne sono venuti due. È il filato di Teddy, anche questo, che ha tutti questi colorini, non so se li percepite dal video, ed è bianco panna, tipo, con tutti questi colori, piccoli colori, nel mezzo, insomma. Molto carini. Da 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 dam, da 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 dam. Che schifo, aiutatemi a dire che schifo. Allora, ho provato a realizzare questa borsa. Come potete vedere, sembra anche figa, sembra anche molto bella, però non mi è piaciuta per nulla. Allora, cosa ho sbagliato qua? Il filato, perché questo era un filato che non so neanche perché io l'abbia acquistato. È un filato di filati 3 sfere, però non è lo Swan Black che io utilizzo per le borse, è un filato sempre adatto per le borse ma molto più morbido, quindi la borsa vi risulta moscia, ok? Molto morbida. Io qua ora nel pezzo dei laterali qui sotto e qui ci ho messo la rete. Ho provato a mettere la rete anche nel pannello, però non lo so, non mi convince, forse è la chiusura che non mi convince, non lo so, ditemi voi cosa ne pensate. Ci ho messo poi questa catenina, secondo me manca qualcosa, quindi datemi qualche consiglio, perché mi dispiace anche di tenerla lì, cioè è qui dentro nella scatola da quando l'ho creata, quindi fatemi sapere cosa potrei farci per renderla un pochino più carina. Un'altra super borsetta, questa trovate anche il tutorial, me l'avete chiesta tanto e io ho ricreato il tutorial. Ora non ho più la tracolla, però è molto molto carina, la devo ancora rivestire. Anche questa non ho utilizzato nessuna rete, guardate quanto è dura. Cioè io amo queste borse fatte in questo modo, con questo punto, perché sono resistenti, sono dure, non c'è bisogno della rete. Ok, utilizzerete un po' più di filato, però utilizzare più filato o inserire la rete, comunque i tempi poi alla fine sono quelli, quindi a voi la scelta, ecco. Questo è il punto termico, facendo il cambio colore, e io l'adoro questa. E poi a inizio anno avevo ricreato per il mio mercatino, che poi ne ho fatto uno e non l'ho più fatti, questi beauty case. Questo c'hanno ancora il cartellino che avevo fatto per il mercatino, perché poi l'ho messi là dentro e niente, sono rimasti lì. Non so cosa è andato storto, non sono piaciuti, non sono riuscita a venderli.
Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Cioè, la qualità è super, perché io questi qui ne avevo fatti un bel po', tanti li ho regalati, alcuni poi sono riuscita a venderli online, non sono riuscita a venderli al mercatino, però qualcheduno online sono riuscita a venderlo. E avevo fatto questo, che vi devo dire io lo sto utilizzando ormai da un anno, da quando l'avevo creati, e l'ho regalato anche a mia mamma, alle mie amiche, e loro tuttora li stanno utilizzando, quindi vuol dire che sono fatti veramente bene. Io l'ho fatti tutti con la macchina da cucire, sono rivestiti dentro, e a me sinceramente piace molto, perché io sono un po' su questo stile qui. Ne avevo fatti altri piccolini così per la borsa, e anche di questa grandezza. E niente, me ne sono rimasti pochi, perché poi tra una cosa e l'altra me ne sono rimasti pochi. E poi anche uno così grande, che questi sono i beauty case da viaggio, che questo mia mamma quando viaggia lo utilizza sempre, dice ci si trova benissimo perché ci infila davvero di tutto dentro. Avevo fatto sempre di questa colorazione e così chiaro. E ho trovato in fondo alla scatola un altro scrunchie. Questo l'ho fatto con 2 colorazioni, guardate com'è carino. Questi l'avevo realizzati quando ho fatto il lancio dei miei uncinetti, che avevo fatto poche box, ma sono riuscita a darle via tutte, quindi sono rimasta molto contenta per quel periodo. E niente, queste erano tutte le cose che io che ho fatto nel 2025, non sono tutte perché ne ho fatte molte altre, tante altre borse, modelli esclusivi ho fatto anche, che non vi ho mai fatto vedere ma che mi avevano ordinato, e io poi le ho date via subito perché quando mi ordinano le cose su commissione io ho un'ansia terribile, perché magari io gli dico, che ne so, gli dico guarda io in 1 settimana e mezzo te la faccio, poi magari mi ci vuole un po' di più e quindi ho l'ansia di dover finire queste borse, quindi poi una volta che la finisco la incarto e gliela porto subito. Quindi non mi dilungo a fare foto, video, a farvele vedere sui social, eccetera, eccetera, perché non voglio poi creare disagio alla persona che comunque mi paga la borsa. Ecco. E niente, con questo è tutto. Io vi rifaccio i miei auguri per questo anno 2026. Questo anno ci saranno tante novità, come vi dicevo all'inizio. Spero di poter ricreare tante altre cosine, sia all'uncinetto e qualcosa in più con i ferri. Poi quest'anno mi sta avvenendo anche un'altra passione, quindi poi ve la farò vedere. Sempre legata a hobby, fai da te, eccetera, eccetera, ma comunque mi sto innamorando anche di un altro tipo di hobby, quindi poi magari ve ne parlerò più avanti. E niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!